Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto incontro con la presentazione di alcuni materiali per la produzione di circuiti stampati. Oggi in particolare vi voglio parlare di un materiale molto interessante e molto versatile, si chiama della Itera MT40, prodotto e distribuito da Isola. Perché versatile? Versatile perché si presta non soltanto per produrre circuiti stampati monolame, ma anche doppia faccia e multistrato. Nel caso del multistrato sia omogenei, quindi con un build-up omogeneo, quindi con elementi appartenenti alla stessa famiglia, sia con build-up, diciamo così, ibridi, i cosiddetti hybrid PCB. Quindi dove all'interno possiamo trovare materiali di diversa natura, Rogers, Aron, eccetera. Allora, intanto cominciamo a dire che la Itera MT40 è un materiale che non contiene PTFE. Okay. Questa è una cosa importante. Più avanti vedremo anche perché è importante. Noi internamente in Base Electron lo abbiamo utilizzato, ormai lo utilizziamo da diversi anni, sia per la doppia faccia, come dicevo prima, che anche per multistrato, anche perché viene distribuito sia come laminato, sia come prepreg. Poi vi mostrerò i datasheet dell'uno e dell'altro. Internamente, dicevo, ci è capitato di utilizzarlo ad oggi fino a un massimo di 8 strati, cioè non di meno si può usare anche per multistrato con un numero superiore sicuramente di strati. Allora, intanto comincio a mostrarvi i datasheet che ho. Poi alla fine sono distribuiti da Isola e li trovate sul loro sito. Allora, cominciamo col datasheet principale, quello dove ci sono un po' tutte le indicazioni e quindi vi accorgerete anche quali sono i campi di applicazione di questo materiale. Allora, intanto cominciamo a dire che è un materiale adatto in ambito high speed digital, RF, microonde e quant'altro. Le applicazioni, quindi in base a quello che vi ho detto, potete immaginare, stiamo parlando di medicale, aerospaziale, difesa, networking, automotive, sistemi di comunicazione, eccetera, eccetera. Ok, qui ci sono un po' di informazioni, ma ecco, queste sono le caratteristiche principali dell'Itera, vale a dire, allora, io ce l'ho stampato qui, quindi sono più comodo a leggere, vediamo se riesco anche a ingrandirlo un po' l'immagine. Ok. Allora, io direi, visto che è scaricabile, lo potete scaricare per conto vostro. Guardiamo le cose principali. Sicuramente la TG che è una delle prime cose che si guarda anche quando si tratta di circuiti in vetroresina, in FR4. In questo caso la TG è piuttosto alta. Come sapete i circuiti in FR4 tendenzialmente arrivano fino a 180 gradi di TG. Nella fattispecie parliamo di 200 gradi. Ok, 200, 205 con la TMA. Ora, per quanto riguarda invece conducibilità termica, direi che non è molto importante, i due fattori forse principali sono TK e DF, quindi la perdita e la costante dielettrica. Allora, costante elettrica DK è indicata qua sul datasheet, come vedete, 3,45. In realtà Isola, sfruttando diciamo così, la combinazione tessuto-resina, può fornirvi un materiale che va da 3 a 3,7, se non ricordo, a 3,75, scusate. Esatto, da 3 a 3,75. Per quanto riguarda il loss tangent, qui viene indicato come 0,0031, anche qui in realtà nel datasheet che vedremo successivamente i valori possono variare da 0,025 a 0,031. Ok, il CTI è 3 e di electric breakdown, un altro dato che possiamo considerare importante, 45,4 kV millimetro, electric strength 45, anche qui kV millimetro. Allora, vediamo un attimo cos'altro possiamo ricavare da questo datasheet di importante. Ok, la MOT è 130 gradi centigradi e il flame rate, quello che generalmente anche per l'FR4, ok, vediamo, eccolo qui, il flame rate è V0. Ok, bene. Passiamo invece alle caratteristiche che riguardano un po' più il mondo che dicevamo prima della high speed digital, RF, microonde, eccetera. Allora, questo è il core data.
in questo datasheet troviamo la sezione core data, qui tutta la parte dei rigidi, e la parte invece, da pagina 3, come vedete, dei prepreg. Ok, troviamo sia gli spessori disponibili, e ovviamente in base agli spessori il core è formato da diverse tipologie di tessuto, no? Quindi 1067, 1080, 2116, 7628, eccetera, eccetera. Esattamente poi più o meno gli stessi che troviamo anche nell'FR4. Lo stesso prepreg può avere diversi contenuti di resina. Ecco, come potete notare, e questa è una costante, il contenuto di resina è inversamente proporzionale alla costante dielettrica e al DF. Infatti, come vedete, all'aumentare della percentuale di resina diminuisce la costante dielettrica. Ok, qui vediamo che la costante va, come vi dicevo prima, da 3,2 a 3,75 e il DF il più, sì, eccolo qua, da 0 più 0,23 a 0 più 0,31. Ok, questi sono gli spessori disponibili e se procediamo troviamo, ecco, i prepreg. Stesso discorso del core, anche qui abbiamo diversi contenuti di resina e diverse tipologie di tessuto. E come vedete, anche se poi alla fine ci sono diverse frequenze, quindi da 1 GHz a 20 GHz, di fatto poi la costante elettrica e anche il dissipation factor rimangono costanti, da 1 quindi a 20 GHz. Bene, allora, io direi che l'Itera, considerando i dati che abbiamo appena visto, quindi la costante elettrica e il dissipation factor, possiamo considerarlo direi un'alternativa economica a quelli che conosciamo da sempre come i materiali in questo ambito, Rogers, Arlon, Taconic, eccetera. Però un'alternativa economica, decisamente economica, che è un fattore, se vogliamo, su una prototipazione poco influente, poco percepibile. Di fatto però, immaginando produzioni di circuiti stampati come preserie di produzioni, certamente poi si inizia a essere determinante anche il fattore economico. Cosa dire ancora? Sì, per quanto riguarda invece il prepreg, quello che possiamo considerare l'alternativa dell'Itera, o comunque il suo alter ego, è l'RO4450B della Rogers, che vedremo poi più avanti in uno dei build-up che vi ho preparato come esempio. È sicuramente più affidabile. Ecco, Isola mi ha mandato, poi ve lo farò vedere, ce l'ho qui. Ok, questo, esatto, il Glass Fabric. Ok, sostanzialmente, dove l'ho messo? Ecco, scusate, ma ho tanti fogli qua davanti e devo recuperare tutte le informazioni. Sì, nella dipendenza di FDK, per quanto riguarda il rapporto tessuto-resina che dicevamo prima, ci sono questi tessuti spread che sono fondamentali per arrivare ad ottenere un DF così basso. Mentre per quanto riguarda il discorso dell'Areo 4450, l'Itera lo possiamo considerare più affidabile perché ha un contenuto di filler inferiore. Più affidabile quando? Più affidabile soprattutto nel post-processo, vale a dire nel processo termico, quindi ad esempio di saldatura componenti. Ok, prima vi ho accennato, all'inizio vi ho accennato sul fatto che non contiene PTFE. Il vantaggio qual è? Allora, come lo si potrebbe vedere anche in questo documento, che è in realtà un documento più per gli addetti ai lavori, quindi per produttori di circuiti stampati, qui possiamo vedere dove il fatto di non contenere PTFE ci dà un vantaggio non di poco. Ok, qui, all wall preparation, chemical desmear, plasma desmear. Allora, qual è il vantaggio di non contenere PTFE? Come sapete, PTFE, che è l'acronimo di politetrafluoretilene, il cosiddetto Teflon, ha lo svantaggio che nel caso di circuiti stampati con fori metallizzati, indipendentemente che sia l'equipaggio multistrato,
ha l'esigenza di essere trattato. La superficie va attivata per consentire la metallizzazione. Diciamo così, i processi che rendono possibile quindi la metallizzazione del tetro sono o il tetra-etch o fluor-etch oppure la lavorazione al plasma. In questo caso, non contenendo appunto PTFE, nonostante abbia una costante dielettrica sicuramente al pari ad esempio di prodotti come la D320, la D350, Rogers 4350, 4300C, eccetera, quindi è sufficiente il classico trattamento che si usa per i circuiti tradizionali del PR4 per poter metallizzare i fori. Quindi questo è sicuramente un vantaggio non da poco. Cos'altro dire? Quindi abbiamo parlato del DF, del DK, sono disponibili ovviamente sia il laminato che il prepreg in diversi spessori, come abbiamo detto, e con diversi contenuti di resina. Naturalmente il fatto che ci siano con diversi contenuti di resina consente di ovviare alla percentuale di rame presente negli strati interni. Quindi sì, ciononostante attenzione perché la resina influisce, come abbiamo visto, sulla DK. Allora, vediamo un attimo. Sì, c'è un altro datasheet in realtà che volevo mostrarvi, ma indica semplicemente quali sono gli spessori maggiormente utilizzati. Ecco, tutti questi che vi sto mostrando, tranne il Glass Fabric, che è questo, sono tutti disponibili sul sito di Isol, quindi li potete scaricare liberamente e eventualmente mi scrivete una mail se avete bisogno di qualche cosa. Esatto, eccolo qua. Allora, io passerei a due modelli di esempio che mi sono stampato ovviamente in mezzo a tutte le altre carte che ho qui davanti. Allora, vediamoli un attimo. Build up 1. Dunque, quello che vedete è un build up in 4 strati, dove in sostanza il cliente aveva l'esigenza di appunto avere questi 4 strati con una costante elettrica di 3,48, con una tolleranza il più basso possibile. Ora, gli abbiamo fatto 2 proposte e abbiamo lasciato che fosse lui a scegliere, perché tutto sommato i risultati erano ottimali entrambi e sarebbero stati ottimali in entrambi i casi. Allora, per chi di voi non lo sapesse, un circuito multistrato a 4 strati si fa in questo modo. Il processo standard è laminato interno con evidentemente i 2 strati interni, interno 1 e interno 2, che vengono esposti, incisi, eccetera, eccetera. Quindi si ottiene una sorta di doppia faccia. A questo punto viene messo in pressa con prepreg sopra e sotto e i rispettivi copper foil che saranno poi i nostri top e bottom. Questo è il processo standard. Di fatto però esiste anche la possibilità di farlo come quello che vedete a video, vale a dire con 2 doppie facce, quindi top, primo interno, secondo interno bottom, con invece prepreg che va ad incollarli. Ora, perché questo? Le 2 scelte sono state fatte in questo modo. Allora, nel primo caso, che non è quello che vedete a video, l'idea era quella di usare il prepreg della Rogers, la Reo 4450, che lo abbiamo prima appunto paragonato all'Itera, se vi ricordate, sopra e sotto con il Rogers 4350B al centro. Quindi il laminato centrale 4350B con sopra e sotto i 2 prepreg sempre della Rogers, quindi appartenenti alla stessa famiglia. A questo punto diventava un circuito stampato tradizionale non ibrido con un processo standard. E questa è stata la prima proposta. La seconda, quella che vedete invece, con prepreg Itera al centro, che quindi fa la collante, e il Rogers 4350B sopra e sotto, che rappresenta quello che è diciamo così, la struttura superiore e inferiore. Ok, la proposta è stata fatta così. Ecco, una cosa importante, come vedete il prepreg Itera 3x2116, quindi sono 3 fogli di 2116 al 59%. Se andiamo a vedere nel nostro datasheet, vediamo un attimo, il 2116 al 59%, eccolo qui, vediamo che ha una costante elettrica di 3,48, esattamente ciò che ci serviva.
Quindi anche questa possibilità di avere diversi prepreg, diversi contenuti di resina e diverse costanti di elettrica è molto interessante perché ti consente veramente di spaziare nei multistrato e usare l'Itera in diverse soluzioni. Ok, quindi dicevo, questa è stata la seconda soluzione proposta al cliente e la scelta del cliente è caduta proprio su questo. Ora, bene. Allora, non sto a raccontarvi nel dettaglio quello che è il processo, perché poi alla fine, come vi ho detto prima, il processo è apparentemente semplice, ma non posso dilungarmi sul processo del circuito stampato in tutte le sue fasi, altrimenti sarebbe troppo lungo. Sicuramente un giorno troveremo il tempo anche di fare questo, magari suddividendo in diverse parti le fasi di lavorazione. Ok, passiamo invece al secondo esempio, che è decisamente più complesso. Anche qui è stato usato ovviamente l'Itera, che è così il protagonista della presentazione di oggi, però come vedete stiamo parlando di un prodotto decisamente diverso. Prima era un prodotto in ambito aerospaziale, qui siamo nel campo radar, ok, è una patch antenna. Allora, cosa vediamo di particolare? Innanzitutto suddividiamola in tre parti. Vedete la parte superiore, che possiamo considerarla, ecco, a parte il carton che vedete sopra, che è una protezione che ha richiesto il cliente, però tralasciamolo un attimo che non è all'ordine del giorno. Allora abbiamo un doppia faccia nella parte superiore, un quattro strati nella parte inferiore e nella parte centrale non un circuito stampato, ma un qualche cosa che vi spiegherò dopo, che viene semplicemente incollato. Allora, il processo qui com'è? Beh, in realtà non è particolarmente complesso, semplicemente il doppia faccia sopra è un doppia faccia normalissimo, con fori metallizzati, quindi viene finito come doppia faccia fori metallizzati e viene fatto per conto suo. Ovviamente usando l'Itera MT40, in questo caso di spessore 0,254. La parte inferiore è un 4 strati, anche in questo caso viene fatto un 4 strati per conto suo, nulla a che vedere col doppia faccia superiore. Qui abbiamo l'Itera come è un 4 strati non ibrido, quindi omogeneo, Itera MT40, due laminati doppia faccia, 0,254, incollati con 22116 al 62%, che se andiamo a vedere nel nostro datasheet, 2116, scusate, non è questo, al 62%, eccolo qui, questo, abbiamo 3,41 di costante di elettrica, in linea con l'Itera MT40 al 0,54 che è 3,38. Allora, finiti questi due processi del doppio e dei quattro strati, si va ad incollare i due risultati ottenuti con un foglio di Rosel 71 HF con del biadesivo, dell'anito, della 3M, ci sono diverse tipologie diciamo di collante. Cos'è il Rosel? Allora, nello specifico sicuramente ve lo racconterò la prossima settimana, ecco, sarà oggetto del prossimo incontro. Rosel 71F per adesso limitatevi al fatto che è un foam distribuito dalla ROM, un'azienda tedesca. La cui particolarità, vi anticipo solo questo, è che ha una costante di elettrica prossima a quella dell'aria, quindi va da 1,04 a 1,09, mi sembra, ci sono diverse tipologie. Ora, perché viene incollato e non viene messo in pressa? Viene incollato, scusate, non a caldo, viene incollato a freddo in pressa. Questo perché il ROSE, non tanto perché si deformi, ma perché questo 71H non tiene le alte temperature. Bene, quindi viene incollato il tutto con del biadesivo e il prodotto è finito. Ovviamente è un prodotto con spessore decisamente più elevato, parliamo di oltre 6 mm. Dicevo, è una patch antenna, quindi avremo il top patch, antenna 1, eccetera, e il bottom patch. Cos'altro dire? Certo, in questo caso stiamo parlando di un prodotto decisamente diverso da quello precedente. Oltre al fatto che è una patch antenna, ecco qui qual è il fattore importante? Non l'unico, ma sicuramente un fattore importante, che con queste lavorazioni, quindi di tre prodotti separati che vengono incollati in un secondo momento, l'allineamento tra gli strati è molto importante. È sufficiente uno scostamento nell'allineamento dei vari strati compreso tra 50 e 100 micron per compromettere sicuramente il lavoro.
E sarà poi l'X-Ray e la GX che noi abbiamo in azienda che ci dirà se abbiamo eseguito correttamente oppure no il lavoro. Bene, credo di aver detto tutto. Io ho qui tutti i miei appunti, datasheet, appunti, eccetera. Spero di non aver dimenticato nulla. Per qualunque cosa trovate la mia mail. E niente, vi ringrazio dell'attenzione. La prossima settimana, come vi ho anticipato, l'idea è quella di trattare il ROSEL, quindi vi parlo un po' del ROSEL, che anche questo è davvero un materiale molto molto interessante. Vi annuncio che abbiamo avviato internamente un'idea che è quella di arrivare a riuscire a metallizzare anche il ROSE, quindi ottenere qualche risultato, così, un'evoluzione, chiamiamola così, perché ci è stato richiesto da alcune aziende con cui collaboriamo, nell'aerospaziale, radar, eccetera, e quindi ci stiamo lavorando, ecco. Diciamo che è work in progress. Bene, direi che con questo è tutto, vi ringrazio e alla prossima settimana. Grazie, arrivederci.